Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di una delle operazioni di potatura verde del diradamento dei frutti. Il diradamento dei frutti è un'operazione che, a differenza per esempio di spollonatura e cimatura, che fanno sempre parte delle operazioni di potatura verde della vite, è un'operazione che non viene svolta tutti gli anni perché è fortemente dipendente dall'annata. In potatura secca noi già decidiamo quella che sarà la nostra carica di gemme e quindi una potenziale produzione dell'anno futuro, ma in determinate condizioni possiamo avere una sovrapproduzione e quindi poi, in base a quella che è la scelta produttiva, decidere se diradare o meno. In alcuni casi il diradamento è un'operazione che può fare effettivamente la differenza al fine di avere una produzione di qualità durante un determinato anno. Mi raccomando, se siete appassionati di viticoltura, di orticoltura e del mondo dell'agricoltura in generale, non dimenticate di seguire la pagina in modo tale da rimanere aggiornati e non perdervi nessuno dei nostri video. Il diradamento dei frutti ha sostanzialmente due funzioni principali: una funzione di carattere produttivo e una funzione di carattere sanitario. Per quanto riguarda l'aspetto produttivo del diradamento, significa sostanzialmente andare a eliminare un eccesso di frutti per migliorare la qualità dei frutti che andremo a lasciare sulla pianta. Per quanto riguarda invece il diradamento di natura sanitaria, l'idea è quella di andare a fare un diradamento che punta a eliminare le zone veramente troppo compatte in cui i grappoli sono troppo vicini sulla nostra pianta, in modo tale da consentire una migliore areazione dei grappoli, quindi un conseguente riduzione del ristagno idrico e quindi una minore insorgenza per quanto riguarda il rischio di muffe, per quanto riguarda il rischio di botrytis. Per quanto riguarda il diradamento da un punto di vista strettamente produttivo, l'idea è quella di ridurre la nostra produzione potenziale verso una produzione attesa, verso una produzione auspicata. Quindi che cosa vuol dire all'atto pratico? Noi per esempio in questa proprietà avevamo una produzione stimata intorno ai 60 quintali ad ettaro. Abbiamo deciso di portare la produzione a 40 quintali e quindi quello che si è fatto su molte parcelle, si è ridotto drasticamente il numero di grappoli per pianta. Quindi si è detto: su questa parcella avremo 7 grappoli per pianta, su questa parcella 8, su questa parcella 9, su questa parcella 10, in base chiaramente alla vigoria, allo stato di salute della pianta, all'età delle piante. Questo per abbassare la produzione, mentre quello che stiamo facendo invece qui, in questo momento, è un diradamento di tipo strettamente sanitario. Che cosa vuol dire? Che andremo a diradare i nostri frutti senza avere un numero fisso di grappoli da lasciare, ma semplicemente in modo da creare dello spazio, maggiore spazio tra i grappoli, in modo tale che ci sia un migliore ricircolo di aria. Questo migliore ricircolo di aria fa in modo che ci sia effettivamente un minor ristagno idrico sulla parte del grappolo e che quindi ci sia un minore rischio di insorgenza di marciumi e quindi di problemi legati alla botrytis. Come facciamo per il diradamento? Beh, di base partiamo vedendo se è possibile eliminare la spalla del grappolo, l'ala del grappolo. Vedete, quando parlo di spalla, di ala, intendo queste parti qua che possiamo eliminare per migliorare la reazione del grappolo, partendo da qui per arrivare poi all'eliminazione dei grappoli interi qualora non sia sufficientemente areata la nostra pianta. Qua ci sono due grappoli che sono praticamente fusi tra di loro. Per evitare che questi grappoli poi marciscano entrambi, il rischio che marciscano entrambi, allora andiamo a eliminare
uno dei due. Ovviamente eliminiamo anche tutto quello che è prodotto sulle femminelle, tutto quello che è al di sopra della nostra zona di produzione. Un altro aspetto importante di questa operazione è che ci consente di eliminare, qualora presenti, le parti malate, già malate del grappolo, magari dovute ad attacchi di peronospora o altro. Quella del diradamento è un'operazione che non si svolge molto spesso. Si basti pensare che qui nel Médoc, l'azienda dove ci troviamo, erano 20 anni che non la facevano, ed è dovuta al verificarsi di delle condizioni particolari, delle condizioni che hanno consentito una fioritura perfetta quest'anno, e quindi delle temperature non eccessive ma comunque superiori ai 20-22 gradi durante il periodo della fioritura, una fioritura molto rapida perché è durata una settimana aveva fiorito tutto in maniera omogenea e allo stesso tempo. Ci sono state abbondanti piogge prima e abbondanti piogge dopo, ma non durante la fioritura. Tutto questo, e inoltre abbiamo avuto giornate ventose durante la fioritura, quindi tutte queste situazioni insieme e una perfetta allegagione hanno fatto in modo che la produzione quest'anno fosse massima rispetto alla carica che è stata lasciata in potatura secca, dal momento che già in potatura secca noi sostanzialmente definiamo quella che sarà la produzione dell'anno a venire. Se non l'avete visto, andate a vedere il video per quanto riguarda la potatura secca che viene fatta in questa regione. Quindi se abbiamo una potatura secca bilanciata, tendenzialmente non andremo poi a fare un diradamento dei frutti. Però è un'operazione effettivamente importante qualora si renda necessaria, perché da questa operazione dipende poi effettivamente la qualità della nostra produzione. Il video di oggi è terminato, grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguire la pagina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!